Tendiamo sempre ad accumulare cose, acquistare nuovi oggetti, riempire la nostra agenda di impegni, lavorare di più per guadagnare di più, eccetera, eccetera. Ma è davvero questo ciò di cui abbiamo bisogno? Oggi parliamo di minimalismo e di Prince of Persia. Infatti, giocando a Prince of Persia, e in particolare oggi ti parlerò delle sabbie del tempo, ho notato 4 caratteristiche principali che il videogioco ha in comune con il minimalismo. Quindi oggi parliamo proprio di questo. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui parleremo sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Bene, oggi cercherò di essere minimalista, quindi andiamo subito al punto. Punto primo, in Prince of Persia non hai nessuna armatura. Non solo non hai nessuna armatura, ma man mano che vai avanti del gioco inizi a pensare che pure i tuoi vestiti ti siano d'intralcio e pezzetto dopo pezzetto te li strappi via finché non rimani a petto nudo. Ora, apri il tuo armadio e valuta attentamente che cosa contiene. Allora, questo è un problema che riguarda principalmente noi donne, però anche gli uomini spesso non scherzano. Quindi osserva e guarda veramente di che cosa hai bisogno. Ti renderai conto che molti vestiti non li usi da anni, ci sono dei jeans che non ti piacciono più, delle magliette della taglia sbagliata, delle cose che non ricordavi nemmeno di avere. Di certo iniziare con le esigenze dell'anima può essere più complicato, quindi iniziamo ad essere minimalisti con qualcosa di più concreto, ossia il tuo armadio. Non ti consiglio certo di fare come Steve Jobs o Mark Zuckerberg che avevano una maglietta ripetuta per 20 volte e nient'altro, però cerca di alleggerirti un po' e sbarazzati di ciò che non ti serve più. Questo ti servirà molto per fare spazio e pulizia, oltre che nel tuo armadio, anche nella tua mente. Quindi fai come il saggio principe di Prince of Persia e spogliati di tutto ciò che non ti serve. Caratteristica numero 2. Niente inventario. A differenza dei giochi moderni in cui un inventario o uno zaino c'è sempre, qui non c'è. Hai solo la tua arma principale, che nella mia ignoranza chiamerò sciabola, e il tuo pugnale. Non ti serve nient'altro. Hai mai sentito parlare di adattamento edonistico? Ecco, è quel fenomeno che ti fa sentire attratto dalle novità. Le vuoi, le desideri, compri sempre qualcosa di nuovo, ma dopo il primo momento di euforia, pian piano l'entusiasmo si spegne e l'interesse verso quella specifica cosa si annulla, diventa totalmente indifferente e l'interesse si accende per qualcos'altro di nuovo. Questo meccanismo ti porta a desiderare sempre di più senza però mai sentirti soddisfatto. Allora, come ci liberiamo da questo meccanismo? Ci sono 2 modi, puoi usarne uno, l'altro, o ottimizzare e usarli entrambi insieme. Primo metodo è quello della gratitudine. Impara ad apprezzare di più le cose e non dare niente per scontato. Prova ad esempio ad immaginare come sarebbe la tua vita senza alcune cose. Se domani ti sparisse la tua maglietta, oppure ti ritrovassi improvvisamente senza la macchina, o improvvisamente il servizio idrico cessasse di funzionare, o magari ti sparisce quell'oggetto che conservi gelosamente in qualche antro, qualche mobile della soffitta da qualche parte. Ecco, questo è il punto, non tutte le cose hanno la stessa importanza e alcune non ne hanno affatto. Quindi impara a capire l'importanza di ciò che hai, elimina tutto il resto e vedrai che la tua soddisfazione sarà molta di più. Invece il secondo metodo è un po' più pratico, soprattutto rivolto a chi ha un po' la mania di acquistare continuamente. Allora, aspetta un mese. Molto semplice, hai visto una pubblicità su Facebook, in TV o sullo smartphone? Ti è stato suggerito qualcosa che assolutamente vorresti comprare? Bene, guarda che giorno è oggi, mettitelo sul calendario ad un mese da oggi e quando ti ritornerà quella notifica un mese dopo, deciderai se effettivamente vorrai comprare ancora quell'oggetto oppure no. Ti renderai conto che la maggior parte delle cose che avresti comprato ti sarebbero servite solamente a buttare soldi e alla fine avresti relegato in quel famoso mobile della soffitta insieme alle 200 altre cose che ci sono là. Quando avrai imparato a smettere di acquistare compulsivamente e ti sarai liberato di un po' di roba, allora adottiamo un'ennesima tecnica che il principe usa e che usa nei riguardi della sua sciabola, ossia, quando ne trova una migliore, butta quella vecchia. Un oggetto entra, un oggetto esce. Quindi, se oggi torni a casa con le tue nuove belle cuffiette Bluetooth o qualsiasi altra cosa che avesse il Bluetooth perché è figo,
Devono uscire le vecchie cuffiette Bluetooth. Le butti o le regali a qualcuno? Oppure vedi in vetrina un bel paio di scarpe che ti piacciono? Bene, inizia già a pensare quali scarpe andranno a sostituire, quindi se prendi quelle dovrai buttare una delle tue vecchie paia. Costringiti a scegliere e avrai una chance in più di valutare davvero se quella cosa che stai per prendere ti serve davvero ed eviterai di riempire ogni centimetro della tua casa. La felicità e la creatività hanno bisogno di spazio, di luce e di aria. Bene, ultima caratteristica, niente missioni secondarie. Quando si inizia un nuovo progetto, si ha una nuova idea, si tende a riempirsi di cose da fare, nuovi impegni, nuove abitudini, creare una nuova to-do list, integrarla a quella vecchia e quindi alla fine ritrovarsi con 57 impegni al giorno. Così non può funzionare. Non puoi pretendere di avere una mente sgombra se continui a riempirla di cose che non puoi nemmeno sostenere. Quindi parti dall'eliminare tutto ciò che non è necessario e cerca di fare una cosa fatta bene piuttosto che iniziarne 15 e non concluderne nessuna o farle fatte male. Pensa ai tuoi impegni, alla tua to-do list, ma anche alle tue relazioni. Pensa a che cos'è davvero importante per te. Ad esempio, ti sei iscritto ad un corso ma ci vai malvolentieri, oppure ogni settimana vai a giocare a calcetto ma non ti piace né il calcetto né le persone con cui giochi. O magari partecipi a tutti gli aperitivi e a tutte le feste per paura di perderti qualcosa, ma alla fine non ti interessano. A che ti serve? Liberati di questo spazio e utilizzalo per qualcosa di più importante per te. Dicendo di sì a tutto e accettando qualsiasi cosa, rinunci ai tuoi spazi, rinunci al tuo tempo e alla tua libertà e vivi sotto costante pressione e stress. E se tu non hai rispetto del tuo tempo, ti assicuro che non lo avranno nemmeno gli altri. Quindi non aspettare di esplodere, ma fai qualcosa per liberare il tuo spazio e il tuo tempo. Alleggerisciti di tutto ciò che non ti serve. Focalizzati solamente su ciò che conta per te ed elimina tutto il resto. Vedrai che con questo stile di vita un po' più minimalista le cose andranno molto meglio. Ecco, io spero che questi consigli ti siano stati utili. Se il video ti è piaciuto, metti un mi piace, condividilo, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per attivare le notifiche. E basta, nient'altro. Tutto questo per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.